Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere cosa può accadere in questa settimana dal 14 al 20 di ottobre con questa luna piena del 17 per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Per tutte le ragazze nuove invito a studiare i contenuti della mia playlist L'arte sciamanica, soprattutto ragazze e ragazzi, mi raccomando, per andare a creare veramente la vostra realtà di successo come stanno facendo tutte le nostre ragazze della scuola e i ragazzi, tutti i video di quella playlist. E sotto l'info box metto anche il video su come approcciare alle letture di tarocchi interattive affinché possiate andare a prendere il meglio del vostro potenziale e metterlo in essere. I tarocchi non leggono il futuro lo crei tu, questo ce lo dice la fisica quantistica, ce lo dicono tutte le grandi tradizioni esoteriche, lo crei tu sulla base del karma che hai. Quindi i tarocchi leggono il karma, sono impeccabili, e le potenziali possibilità. D'accordo? Ok, allora vediamo subito qual è il percorso spirituale delle mie ragazze e miei ragazzi in questa settimana 14-20 ottobre con il pieno delle retrogradazioni e con questa luna ci sarà da divertirsi, diciamo. Vediamo. Allora, percorso spirituale, Vergine. Una nuova visione abbiamo in questa settimana, amichevolezza, che è un 2 di coppe, e la maturità. Sai che cosa avrai in questa settimana? Raggiungi la maturità tale rispetto al rapporto relazionale. Ci sarà molta maturità rispetto a cosa è veramente il rapporto con l'altra persona, il rapporto di coppia, sia che tu abbia qualcuno o no, Ci sarà molta maturità, questo è un 9 di denari, 2 di coppe e l'appeso. Mi dice che affronterai la relazione con l'altro, chiunque l'altro sia, da un punto di vista di maturità. La maturità animica. Cos'è la maturità animica? La maturità animica dice questo: io non ho bisogno più dell'altra persona come stampella, ma l'altra persona è uno strumento del divino che mi permette di maturare animicamente. Quindi una nuova visione rispetto al rapporto con l'altro ci sarà in questa settimana. E qua vedo anche che molti di voi sanno finalmente stare bene con la dea della solitudine, si approcciano alla solitudine in modo magnifico e vedendo nella dea della solitudine una compagna, una presenza con la quale interloquire su un altro aspetto, cioè con la quale interloquire su un'altra frequenza. Dialogare con l'invisibile è la maturità. Laddove tu dialoghi con l'invisibile, allora vedi tutte le persone che ti vengono incontro sotto forma di maschere del divino. E allora tu ne coglierai il meglio di quelle persone, raggiungendo quello che si sta andando a raggiungere con l'uomo trascendente, cioè una relazione sempre più integra ed appagante, laddove vedi nell'altro non più un carnefice e tu sei la vittima, ma vedi nell'altro una perfetta proiezione dell'amore che ti spetta in quel momento per diritto divino, senza più giudicarlo bene o male, ma non più giudicare l'altro secondo i parametri mentali, ma piuttosto vedere l'altro come la perfetta manifestazione dell'amore che tu di cui devi fare esperienza in quel momento. Perché l'amore e relazione ce n'è solo una, è quella col divino, di cui ogni cosa di cui facciamo esperienza è solo un simbolo. E le persone sono maschere, tutte del divino, dall'etrusco persu, che significa maschera del divino. Wow, ok, questa è la consapevolezza che avrai in questa settimana, bellissima. Vediamo cosa ti dice i tarocchi oracolari, cosa ci aggiungono. Cinque di primavera mi parla di un po' di contrasti a venirsi incontro con qualcuno qua. Un po' di contrasti a venirsi, ci sono un po' di tensioni con qualcuno, un po' di tensione, ci può essere stata questa tensione, ci portiamo le reminiscenze di una certa tensione con qualcuno, però vedo che si raggiunge una certa maturità qui, per prendere le decisioni da un punto di vista di una mente diversa, una visione diversa di queste contrarietà. Quando siamo incontro con qualcuno
quando ci scontriamo con qualcuno, comunque sia, stiamo facendo stiamo adempiendo una certa cosa evolutiva, no? Ok, vediamo di cosa parlano i tarocchi in merito. Mettiamoci questi, anzi questi. Cosa accade in questa settimana dal 14 al 20 ottobre per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. Paggio di spade, la giustizia proprio in questa settimana. Paggio di denari. Guarda, io qua vedo che ci sono comunicazioni laddove non ce n'erano con qualcuno, o laddove stavamo un po' sulla difensiva, ci sono la giustizia, paggio i denari, sono comunicazioni in ambito sentimentale, relazionale o amoroso. Questo è un 2 di coppe, ripeto, che per sistemare le cose. Il paggio di denari è il paggio più concreto di tutti i paggi, perché non sono solo comunicazioni, sono anche inviti, no? Inviti concreti. E qua vedo che ricevi comunicazioni laddove non ce n'erano o laddove si era sulla difensiva o un po' di tensione con qualcuno. Sì. Vediamo due altre. L'imperatore e il 5 di spade. Ci sono tensioni con qualcuno e una voglia di cooperare per intendersi. Tensioni con qualcuno, magari una persona più inflessibile con la quale c'è stato litigio, ci può essere in questa settimana, o con la quale c'è stata un'incomprensione, adesso c'è silenzio e si può rimediare a questa tensione. Sì, vediamo un po' di cosa parla il paggio dei denari. Del sole, chiarimenti in arrivo in questa settimana, ragazze e ragazzi, chiarimenti in arrivo, notizie felici, carta positiva per te in questa settimana. Gli amanti, l'amore è dalla tua parte in questa settimana. L'amore dalla tua parte in questa settimana, da che c'erano un po' di ritardi, 9 di bastoni, c'è qualcuno che persiste, che vuole mettere in chiaro delle cose. Qual è l'energia dell'imperatore nei tuoi confronti? 9 di bastoni. È una persona un po' sulla difensiva qua, vedo una persona un po' sulla difensiva che mi parla di chi vuole fare le cose a modo suo, con la quale c'erano dei ritardi, ho messo delle difese o dei blocchi. Vediamo l'energia dell'imperatore nei tuoi confronti. E il 6 di coppe, la voglia di riconnettersi con te e di aver raggiunto una certa maturità animica. O c'è completamente una persona nuova, te lo dico, con la quale tu inizierai a connettere. Vediamo un po' questo 5 di spade, un attimo, la ruota, la fortuna. Ci possono essere state delle cose che all'improvviso hanno cambiato strada e questa è la settimana in cui l'amore torna a fluire per te. Questo è il senso. Vediamo energia negativa. 9 di coppe, probabilmente qua abbiamo avuto a che fare con una persona che non usciva dalla zona comfort, oppure ancora non è proprio tutto come lo vorresti tu, ma ti chiedono un po' di pazienza perché l'amore gira dalla tua parte in questa settimana. Magari non è tutto come lo vorresti tu, oppure abbiamo avuto a che fare con una persona che stava in una certa zona comfort. Questo è il senso, perché il 9 di coppe al blocco? Il 2 di bastoni, probabilmente una persona che non si decideva. In questa settimana si decide qualcuno. Diamanti al tuo positivo? Eh sì, abbiamo il re di coppe, qua c'è il re di coppe, c'è una persona che non solo si decide ma si apre emozionalmente, guarda il cavaliere di coppe, qua sì, l'amore gira dalla tua parte in questa settimana. Eh sì, vediamo un po' cosa ti dice. Vediamo, visto con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Visto che abbiamo proprio l'amore che per te trionfa in questa settimana, ma l'amore visto da una prospettiva di adultità animica, e vediamo un po' cosa ti dirà questo re di coppe. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua con la giustizia e il paggio dei denari risolvete qualcosa che questa persona ha fatto, con questo 5 di bastoni probabilmente, che ha creato tensione. Ti spiegherà i motivi, vuole risolvere, ok? E qual è la verità di questo re di coppe nei tuoi confronti? Tempo e pazienza. Vuole un po' di... è come se la verità qual è? Che col tempo e con la pazienza dimostrerà delle cose. Un'altra verità?
Perdonami, ti prego, perdonami. Sì, perché abbiamo la giustizia e il paggio di denari, sono conversazioni volte a sistemare le cose, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo della magia. Confianza, frutto del tempo e del travaco, fiducia in se stessi. Qua c'è qualcuno che acquisirà fiducia in se stessi, prima di tutto tu. La tormenta è finita, tutti gli uragani giungono al loro fine. La tormenta è finita, c'è qualcuno che prende sicurezza in se stesso, sia tu che questa persona qui. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.